Citizen Theater. How are we doing tonight? That's pretty good, but this is the first show that Cinematic Void has done in this space since 2020. So I'm gonna ask again, how the fuck are you doing tonight? Welcome to Cinematic Void. I'm your host, Jim Brasco, and tonight we are celebrating January Giallo with one of the masters of the genre, Sergio Martino. This has been a long time coming, so I'm really excited that we have the master here tonight. Tonight we are watching a movie called The Bodies Bear Traces of Carnal Violence, or... Thank you. And we're also going to be showing your the strange vice of Mrs. Ward. I almost fucked it up, but you know, this is always my favorite time of the year to do January Giallo. I'm really happy that could come back for 2024 and do a show at the Egyptian for this. So thank you all for coming tonight. Thank you for selling this out. The last show I did in this building was Day of the Dead and Death Wish 3. And before that, we did our Giallo-thon. Anyone here for the Giallo-thon when we did that? Excellent. So, we're just gonna kind of jump into things tonight because we have a special guest. He's traveled all the way from Italy here, and this is his one appearance in Los Angeles. So, I want everyone to get on your feet and give a standing ovation for the master, Sergio Martino. Give it up! I ever seen her live. And also special thanks to Alice. She will be interpreting tonight. So give it up for Alice as well. So before we begin, I forgot to say some quick thank yous. I want to give a shout out to our friends at Severin Films. They're out in the lobby, pick up some Blu-rays. They have a nice cutout of Ed Luch if you want to get a photo op. Also want to give a shout out to Stephanie Sack, who was instrumental in making this happen. Give it up for Stephanie. And without further ado, let's sit down and let's talk with the master here, Sergio Martino. Sergio, how does it feel to be in LA for this event today? Sono sorpreso. I prefer to speak in Italian, that way is much better for me. Sono sorpreso soprattutto dall'accoglienza di questo pubblico che quando io giravo quei film erano dei bambini. I am mesmerized by how welcoming you've all been, especially because when I was directing these movies, you were all kids. E quindi mi sono gratificato e anche mi fa piacere perché ovviamente dimostra che quel cinema che abbiamo fatto in quegli anni It's amazing, and I'm grateful, especially because it shows how much the movies that we made back then, now, in Italy, dopo 10, 15 anni, 20 anni, 30 anni ancora piace alle nuove generazioni, che è sorprendente, mentre la critica italiana tutto sommato pensava che fossero garbage. well, you got that, but he says that these movies after 10, 20, 30 years are still relevant, they're still appreciated by people, whilst in Italy, well, some of the critics, they mark them as, he said, rubbish or garbage, so you got that one. Per molti anni il mio cinema è stato considerato cinema spazzatura, garbage, dai critici italiani. Infatti nella mia biografia che ho scritto, ovviamente riferendosi al titolo del mio primo film documentario, in parte che si chiamava Mille peccati, nessuna virtù. So, because of those critics' opinions, and my movies were primarily considered garbage back in the day, then I moved on in my production, but it all started from one single movie that I made, which was Mille peccati, Nessuna virtù. Nessuna virtù, which means 1,000 sins, but one virtue, which, by the way, this is just me adding up to
exactly what he said. It's also a biography of his, if you want to read it. It's E really quando ci furono molti giovani registi americani, anche internazionali, molto più degli italiani, appunto davano invece un valore completamente diverso a quel cinema. Well, then many directors after that one, they gave it a completely different meaning, movie-wise. Ora, quando ho scritto la mia biografia, ho messo 1000 peccati, nessuna virtù, interrogativo. When I then wanted to create a biography out of what happened in my life, I recalled the same title but put a question mark at the end Che of it. voleva porre l'enigma se ovviamente è considerato spazzatura, poi c'è tutta una nuova classe di talenti cinematografici, adesso voglio fare dei nomi, Quentin Tarantino, Benicio del Toro e tanti altri, adesso non vorrei dimenticarmi i nomi, praticamente hanno apprezzato questo cinema che è stato anche per loro educativo per certe scelte che hanno fatto. Well, thanks to that as well, there's a new generation of people, of great talented directors who appreciated that. He quoted Quentin Tarantino, but also Guillermo del Toro. And now these movies have a research, which I'm very happy about. Quindi sono anche molto contento che adesso c'è questa bella platea completamente piena che ti dà anche la volontà di... Insomma, mi ha fatto piacere venire, insomma, perché se uno va in un posto dove non c'è quel riscontro, uno si può sentire anche, diciamo, a questo punto fuori tempo. Which is why I'm so grateful to be here, seeing all of these people show up at the theatre, because showing up in an empty theatre wouldn't feel as great. Quello che sinceramente molti mi hanno detto: perché hai smesso di fare il cinema? Ho smesso di fare il cinema perché penso che bisogna dare spazio ai giovani, e non è una battuta, ma perché tendenzialmente le energie che ai miei tempi erano necessarie per avere quella continuità, quella capacità di fare delle cose anche difficili, era determinato dalla freschezza, dalla giovinezza, eccetera. E quindi, siccome mi sembra che è giusto dare spazio ai giovani, mi auguro che fra voi ci saranno tanti altri, Quentin Tarantino e altri ragazzi che ci sono qui, che sono, non mi dispiace non nominare, però comunque che hanno attraverso forse anche la conoscenza di quel cinema italiano sotto certi aspetti considerato spazzatura, e che invece tutto sommato hanno avuto delle carriere meravigliose. And seeing the results that this has brought, I really wish for new generations to come. So people have asked me, why did you stop making movies? And it's not just because it's physically demanding, but also I strongly believe that people, young people of talent, should be left the space and the room to grow and do better. And so I hope that those movies that were considered garbage back in the day, they will inspire more people, and maybe some of you in this room will be Quindi spazio ai giovani, questo è fondamentale. Room for young people, that's the message. Mi piacerebbe anche a me tornare a quell'età, ma è impossibile. I'd like to be that young again, but it's not possible, unfortunately. Sergio, how did you begin your career in filmmaking? Did you start as a script supervisor, correct? La mia carriera è cominciata a fare il lettore di sceneggiature per una società, la Titanos, che faceva molti film in quegli anni, parliamo degli anni, fine degli anni 50, inizio anni 60. E anche poi era molto gradito dal produttore le indicazioni che io davo su alcuni progetti che poi sono stati anche importanti nella cinematografia italiana di quegli anni. My career began in the 50s and 60s. I was reading scripts for this company called Titanus, and actually some of my suggestions were particularly appreciated by the directors when I started. Nella mia famiglia, del resto, anche mio fratello ha fatto questa produzione, questo lavoro, ha fatto anche qualche film, preferibilmente ha fatto sceneggiatore e anche produttore, e poi nella mia famiglia il padre di mia madre è il regista Gennaro Righelli, che ha fatto il primo film italiano sonoro. Well, this is basically a business that runs in the family, he says. My brother, he was also in the film industry as a director, as a scriptwriter, and then I collaborated with many people throughout my life, but it all started from my mum's father, who also was a great director, and I owe him part of what I did.
In alcuni film di mio nonno mi ricordo, anche se ovviamente in modo molto marginale, la tecnologia, la tecnica che c'era allora, che ovviamente adesso potrebbero essere raccontata come forse anche un elemento di grande importanza per tornare a quei tempi. Che cosa voleva dire girare con quelle macchine enormi, con il sonoro che doveva essere coperto in modo incredibile. Il mio nonno in un film, il primo film italiano sonoro l'ha girato lui. So my grandfather, he was actually the director of the first movie ever that we ever had in Italy with audio in the background, which, you know, is no small thing. And what I am particularly, what I was particularly interested in was how he managed to do that with the technology that they had back then. Now it's very intuitive, but back in the day it really wasn't, and I had to learn a lot from that. Il suo nome era Gennaro Righelli, essendo ovviamente il padre di mia madre. E voglio raccontare una cosa tipica di cosa vuol dire l'evoluzione del cinema. Quando fece il primo film italiano sonoro si dovevano costruire dei blimp a copertura del suono che fa la macchina da presa, e quindi praticamente lui si inventò un'inquadratura che adesso è stata fatta per molti anni con lo zoom, e ovviamente in quei tempi non c'era lo zoom, e quindi per raccontare una donna che si suicidava fece una soggettiva a scendere dal quarto, quinto piano, o forse anche di meno, fino alla strada, dando la sensazione che fosse la soggettiva della suicida. His name was Gennaro Righelli, and the way that technology worked back then was really interesting because we had to create the sound on top of the movie. There was a particular situation where you had a blimp, so you couldn't just do things like zooming in, for example. So what Sergio was describing was the situation where they simply wanted to frame the picture with a zoom in. But to do that, they didn't have the technology to do it, so they would go from the fourth floor of a building all the way down to actually capture the image. And imagine how difficult it must have been to do that. E per fare quell'inquadratura fu costruito una specie di ferrovia per raccontare tutto questo, dei blimp che coprivano la macchina da presa per non far sentire né il rumore del movimento che anche il ronzio della macchina da presa. E è un film, adesso così puoi chiudere l'argomento, è un film che fu girato in italiano, fu girato anche in tedesco e in francese, perché essendo il primo film italiano sonoro fu distribuito anche in quei paesi. To actually build the structure, we had to have a railway system to go all the way down from the 5th floor to the ground floor. And that was particularly interesting considering the times. But he also wanted to mention that, you know, they had all of these technologies and this gear, the blimp to cover the noise that the machines were making while recording. The movie was successful and they made it in English, German and French. So it was the first experiment, but it became famous around Europe. Quindi la valutazione che io ho oggi è che nella mia generazione si usavano i dolly o i grandi gru che salivano con le macchine da presa, no? Si saliva e per fare quell'inquadratura ci voleva la forza dei macchinisti di mettere quelle strutture che erano molto molto pesanti. Adesso si fa tutti con i droni, no? Adesso il cinema di oggi è molto più semplice perché con una macchinetta che si ha in mano si alza la macchina da presa a distanza anche di 30, 40, 50 metri oltre. Back then we needed to have a structure like a dolly, for example, which was physically demanding for a director to lift up and actually use during the process. What we have nowadays is new technologies, such as drones, so you can go all the way up to 30, 40 meters without having to do any of that, it's just pushing a button. So it's changed massively over the years. Quindi a questo punto, forse vi abbiamo anche annoiato su questo argomento, però comunque penso che sia importante anche pensare che è un mestiere sempre in evoluzione, quindi se io ho rinunciato in un momento mio anche di vita e di professionalità a girare altri film è perché penso che sia giusto dare spazio alle nuove generazioni con idee diverse, con modi di girare i film in modo diverso e con tecnologie che nel frattempo si sono evolute molto. Maybe I bored you a little with this really long insights,
into the profession, but it's all just to say that I believe new generations are the ones that are bringing new value and new ideas as well. So things will continue to evolve. Cinema has evolved since I started, and here we are now. Quindi vive sempre il cinema. And yay to cinema. Sergio, at what point did you decide you wanted to kind of move into becoming a director yourself? You started out making documentaries, correct? Ho capito, cioè, perché ho voluto fare perché io molti registi hanno fatto quasi sempre lo stesso film. Io invece ho avuto sempre la volontà di esplorare altri modi di girare, perché se si gira un film comico la tecnica è in un certo modo, se si gira un film d'azione ne è un altro, e quindi di conseguenza questa volontà di misurarmi con altri sistemi o altri racconti mi ha consentito di fare appunto quei film che hanno detto io ho fatto 1000 peccati e nessuna virtù, cioè ho fatto tanti generi di film senza esserne capace. So the reason why I started being a director is that I was seeing people doing the same thing over and over and over again. And I wanted to do something different. So I didn't do one genre, I explored genres. I started from comic and then into adventure, into thriller. And this goes back to what we were mentioning before, 1,000 sins, but one virtue, which means I did so many different things and probably none of them I did completely right. Now, because we're here tonight, we're watching 2 of your Giallo films. I wanted to ask you, or I guess what I wanted to first say is that all your Giallo films are distinctively different from each other, which I think is a really incredible thing. Like This Is War, which we'll be watching tonight, is very classic. Case of Scorpion's Tail is very like Z or Z or something like Hitchcock. Your Vice in the Locked Room is very gothic horror in its way. All the Colors of Dark is very occult and Rosemary's Baby-esque. And Torso kind of really invented like a lot of templates with the slasher film. Was that an intentional thing when you were making these films, just to have them all be different from each other? Sì. Perché evidentemente forse ho avuto sempre la volontà di cambiare, che è stato l'elemento che forse mi ha dato perlomeno sicuramente un successo di pubblico. A livello critico forse non sempre, però dico, per me fare la stessa cosa sarebbe stato come sempre girare la minestra nello stesso modo, invece tante volte è meglio girarla nell'altro modo. I'll start from the end because I think it's really cool. So making the same movie over and over and over again would have felt like stirring the soup in one direction only, and I like to stir my soup in 2 directions. So that's why, like I was saying before, I made different movies, different styles, because I was curious about those different styles. Ci sono anche molte cose che nello stesso genere di film ti consentono di fare diverse. Fare un film giallo vuol dire mettere le luci in un certo modo, fare dei movimenti della macchina in un certo modo. Invece se io voglio raccontare che l'assassino sta fuori la porta e vede, deve uccidere qualcuno, sta scrivendo su una scrivania, la meccanica di quella scena è determinata da molti tagli con effetti di luce, con creare una suspense che diventi credibile. E questo è un tipo di argomento. Se invece fai un film comico, ovviamente se devi entrare un qualcuno nella stanza che uno sta dietro la scrivania, insomma in realtà si risolve con 3 inquadrature, un totale, un primo piano e un controcampo. L'importante è che gli attori rompiano scatole che vogliono qualche primo piano più grande, più bello. So there's a big difference when it comes to making different kinds of movies, and that applies to giallos as well. Say for example you've got somebody behind a door, a murderer that needs to go in and murder somebody, then the way the light will be cut, the way you frame it, the way you move the machine will have to convey a certain type of meaning. It's much more complex. If you're making something a bit more on the comedian side, then it will have a completely different tone. When somebody's sitting behind a desk, you need basically 3 types of framing of what you are actually recording. So I try to do my best to move in between genres and do all of these things. So
So we're going to be watching Torso first tonight. So I just want to start and ask, what was the genesis of Torso as a movie? Where did it come from? Ispirazioni principali sono che quasi 20 minuti del film sono muti. Well, the biggest inspiration is that 20 minutes of the movie are completely... Yeah, there's no sound in them, so that's where it started. E nello stesso tempo ho sempre anche conservato in quel film dei momenti di sequenze in cui ci stava anche qualche piccolo risvolto comico in alcuni personaggi. Il successo del film si è perpetrato negli anni perché è stato girato, il produttore era Carlo Ponti che aveva grandi intuizioni, mi consigliò di girarlo a Perugia, che è una città internazionale dove gli studenti sono di vari paesi del mondo. So this movie, it came together in an interesting way. The producer of this movie, Carlo Conto, was actually a very, very interesting person. He had great ideas, and he had one in particular that was let's set the movie, which then had success over the years, in Perugia. And Perugia is a university city where there's university students, so that helped the creation of this setting. E quindi di conseguenza ha fatto in modo che ci fossero delle sequenze che avevano una valenza internazionale quel tipo di film, e quindi rivedendolo anche oggi mi sembra che sia ancora credibile, ovviamente con dei limiti. Poi ci sono anche delle eccellenze sotto certi aspetti a livello di compiacenza nelle immagini di ragazze nude, che l'ho spiegato, non so se lo racconto anche al pubblico di oggi. Basically, the fact that we set it in Perugia created some kind of international credibility that allowed us to have a more international public. And in a way, it makes it relevant still nowadays after all this time. There is a particular anecdote that I would like to mention that I probably didn't mention here today, which is... E quindi, essendoci queste immagini, qualche volta io nell'intenzione era di darla in pasto alle censure che dovevano valutare l'aspetto potenzialmente pornografico di una scena. Si giravano appositamente, questo già l'ho raccontato prima a tutti i ragazzi che sono stati prima con me, che praticamente si giravano queste scene per darle a impasto ai censori, di tagliarle e di avere comunque un vietato ai minori di 14 anni. So in the movie there are some scenes that are a little bit revealing, and the reason why we had them was because back in the day we had to go through censorship to make the movie pass, international scrutiny. So what we did was we created some scenes that were a little bit extra, a little bit more revealing, so that we would then go through censorship easily and seamlessly, because they would cut exactly the scenes that we wanted them to cut. Infatti venivano tagliati in censura e con il visto di vietato ai minori di 18 anni avevano maggior incasso, perché c'era quella morbosità forse determinata da quelle generazioni che non avevano libertà sessuale di quelle che sono venute subito dopo, e di conseguenza sono state positive per gli incassi del film. Il problema è che voi vedrete un film che ha quelle immagini perché sono rimaste nei negativi, e quindi di conseguenza quando le vedo mi danno fastidio vederle, però il motivo per cui furono messe era di interesse economico, cioè di fare un film che avesse più possibilità di poter andare a avere successo, perché c'era in quegli anni lì il fatto che se fosse stato vietato ai minori di 18 anni aveva una audience molto più frequente. Which actually met the taste back in the day, because probably sexual freedom wasn't as prominent as it is now. So having a movie that was marked as under the age of 18 you can't watch, which is a category in itself in Italy in particular, it created a situation where we could go to the box office quite easily, earn more money, and there was some economic interest behind making this choice. The problem here is that in the negatives that you've got, those scenes remained, because after obtaining the visa back in the day, now this is not something that we're interested in. So when I watch those scenes, I'm actually a little bit annoyed, because I think they look terrible. But they probably meet today's taste.
Vedo che vi divertite, però ho visto anche delle facce annoiate. Forse è molto meglio dare visione del film, non perché me ne voglio andare, ma perché penso che sia anche giusto che lo vedano. Vedo che c'è qualcuno che si sta un po' annoiando, quindi di conseguenza è meglio tenere l'attenzione sulle immagini che vedete e la valutazione di un film che ha sulle spalle che 60 anni, no? Quanto c'è? 50? Del 74? How many years is? From 74? C'è 55 anni, insomma, i capelli bianchi ce li ha tutti. So I'm glad that you're having fun while I speak, but I'm also afraid that some of you might be a little bit bored. So it's not because I want to go away, but I think at this point we should probably try and kick in with the movie, especially because it now has grade like I have, because it is a little bit old. It's from 1978, so it is a G, but it's still really good, I think. Sergio, you want to give any final thoughts before you leave the stage? Any final thoughts before you leave the stage? Io ho anche un po' di Alzheimer, quindi mi sono dimenticato. I have a little bit of an Alzheimer's problem, so I have actually forgotten what I wanted to say. Well, ladies and gentlemen, give it up for Sergio Martino.